Per quelli di voi che hanno visto il film Apollo 13 si ricorderanno forse una frase che viene detta all'interno del film: l'energia è tutto. Effettivamente quando siamo nello spazio l'energia è tutto. Senza energia non possiamo alimentare le batterie che ci danno corrente all'interno della nostra navicella spaziale, non possiamo riscaldarci, non possiamo produrre ossigeno, non possiamo produrre acqua, non possiamo purificare l'acqua che utilizziamo. Insomma, senza energia non possiamo fare fondamentalmente nulla. E alimentare una stazione spaziale o una base sulla Luna, su Marte nel futuro richiederà una quantità di energia considerevole. Pensate che solamente le 8 ali della Stazione Spaziale Internazionale producono da sole dagli 84 ai 120 kW di potenza. Per darvi un'idea, una casa statunitense media produce 24 kW, o meglio, ha bisogno di 24 kW di potenza giornaliera. Quindi stiamo parlando di una potenza incredibile che viene prodotta da questi pannelli solari. La ISS utilizza in media 4 volte la potenza di una casa media americana, che tra l'altro rispetto a quelle italiane consumano molto di più, e quindi se facessimo il paragone con una casa media italiana molto probabilmente il fattore sarebbe 5, 6, 7 volte. Nello spazio le scelte sono limitate, non abbiamo carbone, non abbiamo idrocarburi, non abbiamo le risorse che sulla Terra attualmente purtroppo sono quelle che ci forniscono la maggior parte dell'energia. Andiamo a vedere quindi come potremmo alimentare una base su Marte, come faremo a raccogliere l'energia necessaria sul pianeta rosso. Potremo effettivamente riuscire a mantenerci in questo senso ed essere autonomi? Scopriamolo insieme in questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico e sono il fondatore della Exodus Space Academy, una piattaforma di formazione all'interno della quale potrete imparare lo spazio a partire dalle basi. All'interno della piattaforma è già presente un primo corso dove imparerete a costruire il vostro personal brand per entrare nel mondo dello spazio. Benvenuti in questo nuovo episodio di Just Marsit, la nostra serie in cui parliamo di Marte e cerchiamo di sviscerare tutto quello che c'è da sapere sul pianeta rosso. Come faremo a viverci, dove abiteremo, come produrremo energia, che è proprio l'argomento di oggi. Prima di cominciare, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare anche la campanella delle notifiche. Produrre energia su un altro pianeta. Tostissima, difficilissimo farlo e soprattutto richiederebbe delle tecnologie che ancora ad oggi sono in via di sviluppo sulla Terra. Fondamentalmente le opzioni sono due: l'energia solare e l'energia nucleare. Il motivo è molto semplice, perché su Marte, per quanto ne sappiamo, non esistono idrocarburi, anche se alcuni studi suggeriscono che potrebbero essere presenti in alcune zone del sottosuolo, ma comunque sarebbe meglio comportarsi come se non esistessero. Innanzitutto perché appunto non sappiamo se esistano davvero e non sappiamo in quale quantità eventualmente potrebbero esistere, senza contare il fatto che le nostre abilità di extraterrestrial mining, quindi di estrazione mineraria extraterrestre, sono nulle, non esistono. Non sappiamo estrarre risorse da altri corpi celesti, perché ricordiamo che estrarre del materiale sulla Terra può significare una cosa, estrarlo sulla Luna, su Marte, è tutta un'altra faccenda. Tra l'altro la questione dell'asteroid mining, del minare gli asteroidi, dell'estrarre risorse dagli asteroidi è estremamente interessante. Se siete interessati all'argomento fatemelo sapere nei commenti e magari ci faremo un video dedicato. Detto questo, appunto, sarebbe meglio procedere come se gli idrocarburi a prescindere non esistessero, anche per un fatto di deterioramento del territorio. Insomma, estrarre idrocarburi potrebbe deteriorare la geologia marziana e quindi rendere alcune zone potenzialmente non abitabili, poiché il terreno potrebbe non essere abbastanza resistente. Insomma, ci sono tantissime implicazioni che appunto non conosciamo, perché sicuramente, per quanto sappiamo tantissimo del pianeta rosso ad oggi, ci sono delle cose che ancora dobbiamo scoprire. E comunque sarebbe molto più efficiente, molto più verosimile avere dei pannelli solari o dei reattori nucleari che generano energia per noi. Ma andiamo con calma. Partiamo dai pannelli solari. I pannelli solari attualmente sono stati inventati per dare energia ai nostri satelliti e ci forniscono energia pulita sul nostro pianeta. Convertono l'energia solare in energia principalmente elettrica, ma non solo. Quindi già qua non solo abbiamo trovato l'ennesima applicazione delle tecnologie spaziali alla nostra vita e abbiamo capito anche come ci aiuta a migliorarla,
Ma a parte questo, fino a questo momento i pannelli solari sono stati inventati e migliorati dall'industria spaziale, molto di più di quanto non faccia l'industria energetica. Principalmente si utilizzano due materiali per le celle solari, che sono il silicio, molto più inefficiente ma estremamente affidabile, soprattutto se siamo in orbita bassa, quindi meno esposti alle radiazioni rispetto allo spazio profondo. Perché utilizzare il silicio? Perché appunto, anche se è meno efficiente, è più economico e può essere adatto per alcune applicazioni particolari. Ciononostante, la stragrande maggioranza dei velivoli spaziali attualmente utilizza le celle in arseniuro di gallio, che è un materiale che è molto più costoso se viene utilizzato per produrre celle solari, ma che è anche molto più efficiente e molto più affidabile in ambiente esposto a radiazioni. Di fatto anche per esempio la capsula Orion delle missioni Artemis utilizza 15.000 celle di arseniuro di gallio per funzionare, per dare diciamo energia alla capsula. Ovviamente la questione dei pannelli solari è che più ci allontaniamo dal Sole e più sono inefficienti. In effetti l'irradianza solare si misura in watt per metro quadro e quindi serviranno pannelli solari molto più grandi in estensione, quindi in area, per produrre la stessa quantità di potenza. Ecco, in questi casi conviene fare un compromesso fra i costi di un pannello solare, la dimensione della sonda, il peso della sonda, la quantità di strumenti scientifici da alimentare e capire se conviene creare un pannello solare per la sonda in sé o se invece bisogna cambiare e andare sul nucleare, a cui arriveremo fra un secondo. Per la maggior parte dei casi si utilizzano comunque pannelli solari anche per gli orbiter, per le sonde intorno a Marte e per le sonde che vanno nello spazio profondo, come per esempio la sonda DART, per la sonda Psyche della NASA appena partita, di cui abbiamo parlato in un video precedente. Insomma, le applicazioni sono tantissime e nella stragrande maggioranza dei casi si utilizzano i pannelli solari. Perché? Perché in questo caso abbiamo delle sonde relativamente piccole con una quantità di strumenti scientifici adeguata per poter essere alimentati a pannelli solari anche se ci troviamo molto distanti dal Sole. Fate conto che l'irradianza solare a livello di Marte è il 43% rispetto a quella che abbiamo in orbita bassa terrestre, quindi è meno della metà. E se andiamo a vedere i pannelli solari di alcune sonde che sono intorno a Marte, non sono così enormi, ma semplicemente perché devono produrre una quantità di energia abbastanza limitata. Un'altra cosa da considerare è la durata della missione, ma anche fra questo ci arriviamo fra un attimo quando parleremo dei rover. Passiamo un secondo al nucleare. Il nucleare viene utilizzato in ambito spaziale già dagli anni 60 con le sonde Voyager, le sonde Cassini e tantissime altre missioni che utilizzano quelli che vengono chiamati RTG, Radioisotope Thermoelectric Generators. In questo caso attenzione, perché non si tratta di un nucleare come potreste pensarlo, ovvero non avviene una fissione dell'atomo, ma si tratta dello sfruttamento di un principio degli isotopi radioattivi, che è il decadimento. Gli isotopi radioattivi infatti decadendo rilasciano calore, si riscaldano. All'interno degli RTG questo calore viene sfruttato per produrre energia elettrica. Solitamente l'isotopo che viene utilizzato per le missioni spaziali è il plutonio 238, non il 239 che è quello che viene utilizzato nelle bombe. Di questo argomento abbiamo già parlato nel video sulla scienza di Oppenheimer, se volete approfondire un attimo. Bene, nelle missioni spaziali, passando dalle sonde fino ai rover come Curiosity e Perseverance, il nucleare ha viaggiato su 27 missioni spaziali. Attualmente il sistema più in uso è il Multi-Mission RTG, che non è altro che un RTG con più componenti. È fondamentalmente un insieme di RTG singoli. In questo modo possiamo modulare l'energia che viene prodotta, quindi regolare l'energia e avere eventualmente anche un'energia maggiore. Non solo questo, ma avere più componenti separate ci permette di avere anche dei backup qualora una parte dovesse andare in malfunzionamento. Per darvi un'idea, negli RTG la componente dell'isotopo è grande più o meno come una moneta da 1 centesimo e nei tipici multi-mission RTG si utilizzano 8 di queste componenti. Questo metodo è estremamente efficiente e può darci energia per veramente tantissimi anni. Per darvi un'idea, la sonda Voyager 1, che attualmente è l'oggetto artificiale più lontano dalla Terra mai lanciato, è in viaggio dal 1977
2007, quindi sono 46 anni che funziona grazie al sistema RTG. Ovviamente trasportare materiale radioattivo fa sempre storcere un pochino il naso, soprattutto alle persone, soprattutto all'opinione pubblica, quando non si tratta di esperti del settore, e bisogna sempre stare attenti a trasportare un materiale di questo tipo. Però è anche vero che si tratta di sistemi estremamente sicuri. In effetti negli RTG abbiamo uno strato esterno in grafite che ci protegge dai danni strutturali, termici e dalla corrosione. Non solo, ma l'elemento radioattivo, l'isotopo all'interno, non è esattamente il plutonio 238, ma è un ossido di plutonio, che è un materiale ceramico abbastanza resistente alla rottura. Quindi insomma, a livello di sicurezza siamo abbastanza avanti, la sicurezza è abbastanza elevata, tant'è vero che in 3 diverse occasioni gli RTG erano a bordo di velivoli in fase di rientro, che quindi sono bruciati nell'atmosfera, e non c'è stata alcuna dispersione di materiale radioattivo nella atmosfera. Bene, quindi qual è la soluzione migliore per la nostra base marziana o per il futuro dell'energia dell'umanità? In effetti, se andiamo a vedere le missioni passate e le missioni attuali, molte utilizzano ancora i pannelli solari, nonostante da quello che abbiamo detto sembra che gli RTG siano la soluzione migliore. Perché? Perché tutto dipende dagli obiettivi della missione. Prendiamo un esempio, il rover Zhurong dell'Agenzia Spaziale Cinese, che si alimentava a pannelli solari, mentre per esempio i rover della NASA come Perseverance e Curiosity si alimentano a RTG. Perché Zhurong era programmato per durare 90 sols, ovvero 90 giorni marziani. Non solo Zhurong è durato 347 sols, quindi quasi un anno terrestre, quindi andando ben oltre la durata prevista della missione, ma questo gli ha permesso anche di raggiungere obiettivi scientifici molto più avanzati rispetto a quelli previsti. La missione doveva durare pochissimo e quindi i pannelli solari erano più che sufficienti. Qual è il problema dei pannelli solari su Marte? Il problema è legato alle tempeste di sabbia. Su Marte, come abbiamo visto negli episodi precedenti di Just Marsit, ci sono delle tempeste di sabbia che possono raggiungere i 100 km/h e alle volte, per dinamiche atmosferiche particolari, ricoprire l'intero pianeta, anche per diverse settimane o addirittura per mesi. Quando questa polvere si deposita va a coprire i pannelli solari dei nostri rover e ovviamente impedisce ai pannelli stessi di produrre energia o comunque li forza a produrre energia in quantità minore. E a un certo punto l'energia, diciamo la quantità di luce solare che arriva ai pannelli non è più sufficiente ad alimentare le operazioni. I rover si spengono e perdiamo il contatto. Fondamentalmente i nostri poveri rover muoiono su Marte. E appunto verrebbe da chiedersi: ma perché non produciamo rover che funzionano esclusivamente a RTG? Perché dipende dagli obiettivi della missione, senza contare il fatto che non sappiamo se la Cina abbia mai prodotto un rover a RTG, non sappiamo quale sia lo stato di avanzamento di questa tecnologia per l'Agenzia Spaziale Cinese, ma se anche appunto fossero in grado di realizzare questa tecnologia, cosa che non sappiamo, non ne sarebbe valsa la pena, perché è una tecnologia che ovviamente costa di più produrre per degli obiettivi di missione che non sono necessari. Non serviva avere una generazione di energia di questo tipo per così tanto tempo. Questa stessa cosa varrebbe per una città marziana. Avere dei pannelli solari o delle grandi solar farms che producono energia tramite la luce solare sarebbe alquanto sconveniente se non fossero affiancati da dei reattori nucleari. Sì, in questo caso ho detto reattori, perché in effetti la NASA sta sviluppando alcuni concetti come i Kilopower Reactors, che sono effettivamente dei reattori nucleari che sfruttano la fissione dell'uranio 235 per generare energia, proprio come si fa in una normalissima centrale nucleare. Tra l'altro, in una ricerca a cui ho partecipato io stesso in collaborazione con la NASA nel 2022, abbiamo utilizzato questa tecnologia per alimentare una architettura che sarebbe in grado su Marte di produrre i propellenti per i nostri razzi a partire dalle risorse del pianeta stesso. Quindi è un livello di tecnologia che già si è studiato. Il primo prototipo è entrato in funzione nel 2018 e attualmente ci sono dei progetti per produrlo in scala più grande, per testarlo sulla Luna durante le missioni Artemis. Non probabilmente con Artemis 3, ma più avanti, ma comunque l'idea è quello di testare questa produzione di energia sulla Luna, quindi per una prima base sulla Luna che sarà il famoso Artemis Base Camp, e poi trasportare ovviamente tutto questo verso Marte. Ovviamente il vantaggio è che una tecnologia di questo tipo produce energia per un lunghissimo periodo in maniera
costante e la sua produzione di energia non è determinata da fattori ambientali. Difatti non ci sono problemi solo su Marte per quanto riguarda la produzione di energia solare, ma anche sulla Luna. Ricordiamoci che la Luna è in tidal locking con la Terra. Cosa significa? Significa che ci mette lo stesso tempo a girare su se stessa rispetto al tempo che ci mette a girare attorno alla Terra, ed è proprio per questo motivo che vediamo sempre la stessa faccia della Luna dalla Terra, perché ci mette 28 giorni a girare su se stessa e anche attorno alla Terra. Cosa significa questo? Che ci sono 14 giorni di notte e 14 giorni di luce in un punto qualsiasi della Luna. Certo, è vero che le missioni Artemis puntano molto al polo sud lunare e grazie all'inclinazione molto bassa dell'asse lunare, alcune zone dei poli sono quasi costantemente al sole, o comunque potremmo organizzare dei pannelli solari in maniera tale da avere una generazione di energia pressoché continua, ma comunque sarebbe molto difficile e non scontato. Questo significa che potenzialmente avremo 14 giorni di fila in cui i pannelli solari, essendo al buio, non producono energia. Questo ci obbliga ad avere innanzitutto dei sistemi di accumulo, quindi l'energia solare dovrebbe essere in parte accumulata durante i 14 giorni di luce con tecnologie che attualmente non esistono, e ovviamente quindi questo significa che dovremo produrre molta più energia di quella che ci serve in quel momento, e quindi dovremo avere dei pannelli solari molto grandi di estensione, o comunque insomma delle aree belle grandi, delle distese belle importanti di pannelli solari. Ovviamente i kilopower reactors, o chi per loro, quindi insomma la generazione di energia tramite fissione, ci permetterebbe di aiutarci in questo senso. Attenzione, non sto dicendo che dovremo funzionare esclusivamente a nucleare, anzi la nostra esperienza in campo energetico ci dice che fa bene differenziare, quindi sicuramente il nucleare dovrebbe essere affiancato al solare in questa situazione. Stessa cosa varrebbe per Marte. E la cosa è estremamente interessante perché, se ci avete fatto caso, stiamo parlando di una città, di una base che funziona esclusivamente ad energia pulita, funziona a nucleare e solare. Che la prima smart city non venga prodotta realmente nello spazio anziché sulla Terra sarebbe abbastanza particolare, abbastanza ironica come cosa, però chi lo sa. Tra l'altro questi reattori in fase di sviluppo da NASA potrebbero essere utilizzati anche nei sistemi di propulsione delle navicelle spaziali nello spazio. Della propulsione nucleare non abbiamo ancora parlato, però se l'argomento vi interessa fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like, insomma interagite col video e magari ne parleremo in un video dedicato di questa serie. Insomma, per vivere su Marte avremo sicuramente bisogno di energia nucleare, soprattutto se si tratta di una colonia, insomma, con un certo numero di persone, una certa quantità di strutture, di laboratori, delle serre dove coltivare e produrre cibo, insomma una città, anche se piccola, di questo tipo richiederebbe delle quantità di energia molto grandi che solo tramite il solare sarebbe molto difficile produrre. Ovviamente anche il solare ci sarebbe utile in una Mars City del futuro, ma dovrebbe essere sicuramente affiancata all'energia nucleare. Detto questo ragazzi, il video termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, scateniamo una discussione su questo. Fatemi sapere di quale argomento dovremo parlare la prossima volta per quanto riguarda Marte e tutta la colonizzazione, tra virgolette, del pianeta rosso. E non dimenticate ancora una volta di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!